Salve, oggi vediamo il ninjutsu Katana Super Light Wireless Professional Gaming Mouse che, come potete chiaramente vedere sin da subito, è tra virgolette, un clone del Pro G di Logitech, anche se più grande. Infatti questo viene consigliato, diciamo, è una versione più grande del Pro G. E ora cercherò da ora in poi di dare subito con piccolo unboxing che farò dai seguenti e subito le prime impressioni. Ancora il mouse io non l'ho provato in game, l'ho appena tolto dalla scatola, ho dato un'occhiata veloce e devo dire che la prima impressione insomma mi dà un po' cippone di chip mouse, questo senza ancora averlo usato. E non rotellina, devo dire che invece mi piace molto, però sento che non lo so, via, non credo sia di una grandissima qualità costruttiva. Anche i tasti non hanno il blocco, i tasti laterali non hanno il blocco della corsa, continuano a scorrere, molto meno di altri, però insomma continuano a scorrere. Ottimi sono i piedini in Virgin PTFE, questo grigio, che permette una eccezionale scorrevolezza sul cordura, che è ormai una superficie che adoro. E come avete visto, anche senza volere, c'è questa novità che non mi dispiace per niente, anche se va fatta una considerazione. Comunque questo ora lo vedremo tra un attimo. Il sensore è un 3370, questo a confronto del M4 wireless è gestito da software e si sente, perché secondo me su questo c'è un controllo dell'angle snapping abbastanza evidente, soprattutto se confrontato con l'altro mouse senza driver, ovvero senza software. Comunque l'intervento si sente nella mano, nei movimenti. Quello che il mouse è leggerissimo, come vedete, è un simmetrico per destri o sinistri se riuscite, sinistrorsi se riuscite a giocare così, insomma, può andare anche bene, quello dipende dalle vostre capacità. E insomma, visto così, a me va bene, la forma mi piace, ormai mi piacciono quasi tutti perché ho una mano talmente abituata a cambiare mouse che sento poca differenza e mi abituo velocemente. Però è una forma, insomma, che permette una presa palm su mani medie come le mie, 19x10 palm. Finger è forse un po' troppo largo per avere un controllo, specialmente se uno ha una mano più piccolina. Claw, perché io avendola larga devo dire che mi trovo molto bene, sempre appoggiando la parte qui sotto le dita, questa parte qui sotto le dita, appoggiandolo su questa curvatura, questa gobbatura che abbiamo qui. Sì, lo impugno veramente bene. Anche qui, come sempre, poi passiamo alla parte dei cavi. Anche qui chiaramente il wireless, ormai insomma non sto nemmeno a parlare più della latenza, non mi piacciono questi tasti laterali. E comunque vediamo un attimino poi questi cavi come funzionano. Allora, abbiamo la parte col ricevitore che è piccolino e è collegato direttamente, non è staccabile, abbiamo solo la pennettina, insomma, USB che riceve, mentre per caricarlo si mette l'altro cavo. Questo col ricevitore è duro e non serve assolutamente a un tubo se non a ricevere, mentre l'altro serve solo a caricare, ovvero sia non potete staccare
il ricevitore e usarlo solo cablato, perché non c'è questa opzione. Però potete ricaricarlo utilizzando il secondo cavo e devo dire che è molto morbido, magari meno morbido di altri, come vedete, però insomma, non dà esageratamente fastidio. Considerate però insomma queste batterie durano talmente tanto che sarebbe anche un po' da stolti arrivare a doverlo collegare senza averlo caricato prima, insomma basta un occhio e magari quando uno va a pranzo, se lo lascia in carica è bello risolta la situazione. Soluzione particolare, carina, avrei preferito che potesse avere il segnale anche tramite questo magari, però va bene, insomma, una soluzione alternativa valida e magnetico, non ha un verso, va bene in tutti e due i modi, non è malvagia, perlomeno no, qualcosa di nuovo negli orizzonti, sotto l'orizzonte. Così a primo impatto non mi dispiace, anche se il feeling è non eccezionale come qualità costruttiva. Poi dopo un po' di utilizzo insomma, lo rivedrò e trarrò le conclusioni finali. Mi piace di amanti fare questa prima impressione perché sbaglio anche poco, per cui mi fido abbastanza di quello, poi sono sempre pronto a rivederla e aggiornarla in maniera positiva o in maniera negativa a seconda dei casi. Grazie, vediamo alla testing game, dove come al solito ricordo sempre che non sono assolutamente un pro, proprio ormai gioco solo per testare i mouse, però insomma vediamo un pochino come si comporta. E devo dire che il katana, al di là della prima impressione che mi dava una sensazione di essere di qualità bassa, invece mi è piaciuto molto in gioco. Sarà anche perché la forma mi piace molto, vabbè, simmetrico, non ha assolutamente lag, scorre perfettamente, insomma alla fine a parte qualche piccola pecca di costruzione come taste laterali e tutto, però devo dire che è un gran bel mouse e a parte vabbè non mi dà la sensazione di grandissima qualità, però ecco, per tutto il resto devo dire e mi devo un attimo ricredere che è veramente un gran bel prodotto, leggerissimo perché insomma 60 grammi sono veramente pochi e anche avere una grandissima qualità su un peso così leggero è un po' difficile, però ecco, per essere sincero e onesto, è un gran bel prodotto e non costa nemmeno un'esagerazione in confronto di altri mouse di altre marche più note che hanno sparato dei prezzi allucinanti e a mio avviso non sono prodotti di questo livello. Davvero, alla fine poi in game, in uso, tutto mi è piaciuto davvero. Molto molto carina è il discorso di avere la ricarica della batteria, che tra l'altro batteria è infinita perché sono 96 ore continuate, insomma fate un po' il conto, sono 4 giorni senza sosta praticamente, mi sembra, sì. Avere la batteria, la ricarica, il cavo di ricarica magnetico e separato dal ricevitore. Questo comporta che non hai modo di avere mai il mouse cablato, è sempre wireless, questo va tenuto in considerazione. Il sensore 3370 è leggermente aiutato dal software, specialmente come dicevo in altre occasioni per l'angle snapping, ovvero si sente un pochino di intervento a confronto di un sensore puro come per esempio quello della XTR FY.
l'M4 wireless che ho visto un po' prima di questo, insomma, ho analizzato quello e la differenza, insomma, si sente un pochino meno evidente che con altri, però si sente. E nel video, come vedete, ho raccolto un po' i momenti salienti che sempre ci muoiono. Però insomma, alla fine, concludendo, devo dire che è un mouse che consiglio vivamente. Io sono molto contento di averlo provato e ve lo garantisco, è un bel prodotto.